Buongiorno amici, ben ritrovati su Russian Watches Review, l'unico canale YouTube dedicato agli orologi russi. Oggi vi presento un altro degli orologi che avete visto nel super unboxing di qualche tempo fa. Avevo preso 5 modelli da Meranom e piano piano li sto recensendo tutti. In questo video è il turno di un Komandirsky K34. Quindi il marchio è Vostok Komandirsky e la linea è quella del K34, mentre la referenza precisa è 2426 470767. Così abbiamo messo un po' di numeri in chiaro e vi saranno utili per fare le ricerche su internet o proprio sul sito di Meranom. La cassa misura 42 mm, ha uno spessore di 15 e un lag to lag di 45 mm circa. Il materiale della cassa è acciaio e abbiamo una bella satinatura sul fronte e un profilo che invece è lucidato. La corona è a pressione, è posizionata a ore 3 ed è lucida e marchiata con la B di Vostok, mentre la corona a ore 7, che vedremo in azione dopo, è un po' più standard. Il fondello a vite è in acciaio ma ha anche un vetro minerale che permette di vedere il movimento e anche il vetro anteriore è minerale, quindi l'orologio è dichiarato impermeabile fino a 10 atmosfere. Il calibro, come si può intuire dal codice della referenza, è il 2426 di Vostok, con carica sia manuale che automatica. Possiamo vedere in questo caso la massa oscillante esteticamente più interessante della norma, motivo per cui credo abbiano scelto di applicare questo fondello con vetro. Comunque il movimento è un 32 rubini, lavora a 19.800 alternanze e ha una riserva di carica minima di 31 ore. La complicazione che questo movimento porta su questo Komandirsky è, oltre a quella della data, naturalmente il GMT, utilizzabile grazie ad una quarta lancetta. Passiamo dunque al lato estetico dell'orologio e vediamo il quadrante. Forse nell'unboxing vi ho detto che era un full lume, ma voglio specificare che non lo è, quindi ho preso un granchio. Si tratta di un quadrante bianco molto bello e pulito. I numeri riportati sono i classici 3, 6, 9, 12 con indici a bastone nelle altre posizioni. La finestrella data, posizionata fra ore 4 e ore 5, permette di avere tutti gli indici presenti sul quadrante e ben equilibrati. La scritta Komandirsky è realizzata in nero, mentre in rosso troviamo un simbolo militare e la dicitura Dual Time. La particolarità del quadrante è la sua ghiera interna, nera, messa in modo da dare tridimensionalità all'aspetto generale dell'orologio. Questa ghiera è interna e gira grazie alla corona a ore 7. Le lancette sono a matita e possiamo vedere anche la freccia della lancetta 24 ore, molto bella. Questa lancetta non si muove in maniera indipendente ma segue proprio le 24 ore e combinandola con i movimenti della ghiera interna di cui vi parlavo prima permette il calcolo dei fusi orari, da qui appunto la scritta Dual Time. Ora possiamo vedere anche un'inquadratura al buio per valutare la luminosità di indici e lancette, che io giudicherei assolutamente buona. Per quanto riguarda il cinturino sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sua qualità. La misura è di 22 mm e pur non avendolo usato sul lungo periodo penso di poter dire che la pelle è buona e l'imbottitura lo rende abbastanza presente al polso. La cosa più interessante credo sia la déployant, in acciaio satinato non troppo sottile, dà un senso di solidità e presenta il marchio Vostok nella parte di aggancio. Naturalmente ha anche lo sgancio rapido. Questa è una soluzione che fino ad ora non vi avevo fatto vedere sul canale, non avevo mai avuto occasione. Fra l'altro questa déployant è arrivata tutta bella pellicolata e mi sono divertito a girare un breve video di spellicolamento che lascio privato, è accessibile solo tramite il link che metto in descrizione, quindi se volete vedere il video in cui ho tolto le pellicole a questo orologio andatelo a guardare, è una curiosità, dura circa un minuto. Riguardo la confezione, pur non trovandoci chissà su quali livelli, abbiamo comunque una scatola che cerca di differenziare i Komandirsky dagli altri brand di Vostok. Per me è più che approvata. Passiamo ora al prezzo di questo orologio, che è di $165. A proposito, vi avviso che al momento mi risulta essere esaurito su Meranom, così come è esaurita anche la sua versione scura, ma io vi lascio comunque il link in descrizione perché a volte capita che qualche pezzo venga rimesso in vendita, quindi in qualsiasi momento stiate guardando la recensione, se volete provate a controllare la disponibilità. Il prezzo, come vi dicevo, è di $165, spedizione inclusa, quindi stiamo parlando di circa 140 euro, da scontare ancora di un 5% se si usa il codice insalata, come ormai ben sappiamo.
Comunque, prendendo a riferimento il prezzo pieno di 140 euro, penso di poter dire che c'è un rapporto qualità-prezzo molto soddisfacente. Ok, non è un sub, non è un diver, è impermeabile a 10 atmosfere, ma direi di non fargli avere nessun contatto con l'acqua in assoluto per stare ancora più sicuri. Però ci sono tanti punti a favore di questo Vostok Comandischi K34. Intanto abbiamo la funzione GMT, che già lo porta su una fascia di prezzo media per il catalogo di Meranom, però ci sono anche altri accorgimenti interessanti, come il vetro minerale, il fondello trasparente che permette di vedere un calibro con qualche seppur piccola lavorazione estetica. Poi io lo trovo migliore rispetto ad esempio al GMT che avevo nominato Batman e che vi avevo già recensito, in quanto ha la ghiera interna per calcolare i fusi orari. L'altro GMT invece aveva la ghiera esterna. Vi lascio in descrizione il link dell'altro video, così se ve lo siete persi lo potete recuperare e fare anche voi un confronto, ed eventualmente fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate e quale delle due soluzioni GMT preferite. Riguardo al Comandischi K34 di oggi, non è un caso che l'orologio sia andato esaurito. Credo di aver comprato proprio uno degli ultimi che erano disponibili. Comunque, non disperate perché, come ormai sapete, questo orologio è in cerca di un nuovo polso che lo porti in giro al posto mio, perciò vi comunico che l'orologio è ufficialmente in vendita a 115,27 euro, spedizione inclusa. Oltre quindi a farvelo pagare meno del suo prezzo di listino, ci metto io la spedizione e vi do la possibilità di prendere un orologio che è sold out e che fra l'altro si trova già in Italia, quindi vi arriverà velocemente e senza rischio di pagare dazi doganali. Quindi che cosa volete di più? Naturalmente, se conoscete il gioco, sapete che questa occasione è valida solo per il primo di voi che mi scriverà. Se non conoscete il gioco, andate invece nella scheda community a cercare il post di qualche tempo fa in cui spiegavo tutto il meccanismo, oppure con pazienza guardate i miei vecchi video dove in più riprese descrivevo il funzionamento dell'iniziativa. A me preme ringraziare quanti di voi stanno man mano comprando questi orologi, perché così posso a mia volta prenderne altri da recensire. Come vedete mi sto muovendo anche su marchi e modelli diversi da ciò che acquisto abitualmente, proprio per darvi un po' di completezza nella mia scaletta di pubblicazione. Insomma, mentre il video scorre, magari qualcuno di voi mi ha già scritto, la mia recensione è finita con un giudizio molto positivo su questo orologio. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, se per caso avete comprato lo stesso modello prima che andasse sold out, quindi avete fatto esperienze reali con questo orologio, o comunque che idea vi siete fatti di questo Comandischi dopo la mia recensione. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine e vi lascio il consueto appuntamento alla prossima. Ciao!